Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno del Capricorno, ascendente Capricorno, Luna o Venere in Capricorno. Andiamo a vedere cosa può accadere nell'amore nei prossimi 6-7 giorni, sia che tu abbia una persona sia che non ci sia nessuno. Sto mettendo sotto all'info box in descrizione il video su come approcciare ai tarocchi. Quando aprite una stesa ai tarocchi, come approcciare ai tarocchi in modo tale che voi possiate utilizzare al meglio ciò che sentite, le emozioni che vi arrivano, che sono le vere protagoniste delle vostre relazioni, va bene? Per tutte le ragazze e i ragazzi che lo desiderassero, ho messo in vendita il mio primo libro, Il risveglio della coscienza, che è una tesi in naturopatia in formato PDF. Mi mandasse una mail a taromantic21@gmail.com. Ragazze mie, la spiritualità è un empirismo radicale. I video che ci sono nella mia playlist, soprattutto l'arte sciamanica, servono a praticare con perseveranza, amore e dedizione la creazione della vostra realtà di successo. Il futuro lo crei tu. Tutto ciò che leggo nei tarocchi sono le infinite possibilità dharmiche e il karma comune a tutti gli esseri umani rispetto alle paure, attaccamenti e resistenze che ci separano dall'amore. E nella mia scuola iniziatica io mi auguro sempre che voi possiate apprendere la conoscenza, che è la sola cosa che ci rende liberi. Detto questo, andiamo a vedere. Allora, carta energetica, Capricorno, prossimi 6 giorni, 6-7 giorni, amore. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Carta energetica per le mie ragazze e i miei ragazzi del Capricorno. 3 di coppe. Ti vedo bene, vedo conoscenze nuove, vedo celebrarti, vedo entusiasmo, vedo che puoi incontrare delle persone interessanti, vedo che sei circondata da amiche e amici che ti fanno vibrare il cuore, vedo anche una conoscenza importante, vedo riconciliazioni, abbracci, vedo molta gioia, molta felicità. Vediamo. Dopo situazioni turbolente, probabilmente, 5 di bastoni. Abbiamo riconciliazioni da situazioni di turbolenza oppure riconciliazioni per mancato intendimento. Ok, vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito, che storia ci narrano. E la nostra vita è tutta narrazione, come vi spiego in tutti i podcast di magia pratica della playlist L'arte sciamanica, no? Quello che ti narri, quello che ti racconti alla base delle tue credenze crea la realtà esterna, perché è l'osservatore, come ci insegna la fisica quantistica, che determina il risultato esterno, come guardi le cose, quanto giudizio hai nelle cose, che determina il risultato delle tue credenze, tutto ciò che è esterno e all'interno di te, consciamente o inconsciamente. Allora, vediamo cosa ci narrano. Capricorno, 2 di denari, regina di spade. Ti vedo lottare per quello in cui credi. Forse avevi dei dubbi su qualcuno, vedo un po' di dubbi, un avere le idee chiare su cosa fare nel prossimo futuro, insomma. Ti lasci i dubbi alle spalle cercando di avere le idee chiare. Ti vedo un po' sulla difensiva per alcune di voi, avere dei dubbi su qualcuno. Vediamo un po' cosa ci raccontano. Energia attuale, energia positiva, negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo regina di spade, 4 di spade, 10 di spade, oh là là, il sole, 6 di bastoni. E qua vedo una situazione di... c'è stata una chiusura con qualcuno, chiusura oppure è finita una tappa, poi c'è silenzio qua, una situazione di convalescenza tua, e adesso ti vedo essere uscita fuori da una situazione molto pesante e importante, insomma. Infatti ti vedo celebrare, ti metti alle spalle tutta questa situazione qui.
Vediamo, energia attuale, amore Capricorno, qua abbiamo un 2 di coppe. 2 di coppe mi parla d'amore. O state vivendo una relazione in questo momento, o c'è comunque una relazione d'amore qua al centro già, molto forte. Vediamo il positivo. 3 di coppe e 3 di coppe. Vedo che con la tua persona di interesse, o la persona che può arrivare in questi giorni, perché è già l'energia del presente, te la passerai benissimo. Vedo amore, vedo condivisione, gioia, vedo tanta gioia e tanta allegria, me lo preannunciava già il 3 di coppe. Eh sì, vedo uscite anche con gli amici, in coppia con gli amici, vedo gioia e allegria. Vediamo il blocco, 4 di bastoni. Forse c'è un po' di difficoltà a vedersi, oppure qualcosa, una discrepanza in una convivenza ci può essere stato, ci può essere nei prossimi giorni, adesso lo andiamo a vedere qua. Però comunque finisce bene. Vediamo il passato. Regina di bastoni, il mago. Quanto potere avete preso negli ultimi tempi? Regina di bastoni, mago, avete manifestato questo amore o lo state manifestando? Il mago, regina di bastoni è proprio la maga o il mago. Vedo che siete stati molto attraenti, molto ammirate o ammirati. Vedo che avete il potere proprio nelle mani. Vediamo che succede qua, prossimi giorni, amore, 9 di bastoni, la ruota della fortuna, il papa. Che viene dopo il papa? Paggio di spade. Allora, vi dico una cosa, qua io vedo che tutto sta andando bene, o avete conosciuto una persona o potete conoscere una persona in questi giorni. Vi vedo uscire, stare bene, celebrare, poi può succedere un cambio improvviso, 9 di bastoni, la ruota, c'è un cambio improvviso, o per delle responsabilità che ha questa persona, il Papa, o è a distanza questa persona, può succedere un cambio improvviso, oppure divergenza di interessi o di credenze. Credo che abbia a che fare con questioni riguardanti la casa, la famiglia e le responsabilità, quindi un giro all'improvviso del destino che fa attendere un po' le cose per questioni riguardanti casa, stabilità o famiglia, che rallenta un po' le cose, da che stanno andando belle veloci, va tutto bene e poi c'è una sorta di rallentamento. Però sia che tu stia conoscendo già una persona o la conosci già o stai vivendo questa relazione, c'è un cambio improvviso per questioni riguardanti delle responsabilità, il Papa. E quindi magari non ci si può vedere subito dopo, io qua vedo l'incontro. Oppure state vivendo questa relazione, si deve posticipare un incontro, un vedersi per motivi di responsabilità. Vediamo cosa ci raccontano i miei tarocchi. Allora, 2 di coppe, energia attuale, e vedi 9 di spade è uscito. Preoccupazioni inerenti a questa relazione. 3 di coppe, 3 di spade. Che succede qua? Tutto d'un tratto succede qualcosa, forse perché non vi potete vedere? Vediamo, 4 di bastoni al blocco, 4 di denari, qualcosa che riguarda la casa, mi arriva la casa o la stabilità, o un incontro, o maggiore impegno. Vediamo un po' il mago e la regina di bastoni, paggio di coppe, regina di bastoni, 5 di coppe. Sì, qua di punto in bianco succede qualcosa. Può essere già forse per una certa immaturità da parte di questa persona. Oppure voi state pensando a questo amore o questa relazione e vedo che ci può essere un abbassamento d'animo, ci può essere stato. Vediamo questo 9 di bastoni. 7 denari, sì, c'è da attendere un po', credo per un incontro che non si possa fare subito. Vedi la ruota, all'improvviso c'è questa cosa, c'è un cambio. Vediamo di cosa parla questa ruota.
La regina di denari. C'è un cambio che riguarda probabilmente il lavoro, delle responsabilità che questa persona ha. Qua c'è una regina di bastoni. O state avendo a che fare con una persona che è impegnata, però qua c'è amore. E quindi c'è un cambio dovuto a delle responsabilità che questa persona ha per questi impegni, che può essere anche un impegno sul lavoro, con una datrice di lavoro, con una partner sul lavoro. Vediamo questo Papa. 2 di bastoni, mi parla di un'attesa. Il paggio di spade e il Papa. Qua per alcuni di voi c'è una persona che ha un'altra persona, vedi il re di denari, e ci sono delle responsabilità in tal senso. Che energia ha il Papa nei tuoi confronti? L'8 di denari. Questa è una persona che ha degli impegni di lavoro, oppure ha degli impegni di lavoro, però qua c'è amore per te. Ed è anche una persona disposta a impegnarsi in una conversazione importante nei tuoi confronti. C'è una persona che ha le idee chiare. Fammi vedere il Papa ancora nei tuoi confronti. Il 2 di denari. Mi parla di una persona che è impegnata su fronti lavorativi o di altre responsabilità, e quindi c'è un giro della ruota del destino, dove non vi potete incontrare, bisogna posticipare un incontro, oppure una persona in questo momento non può dare stabilità, si chiude per motivi di lavoro o ha degli assunti importanti che riguardano magari un'ex moglie o una situazione di lavoro con un'altra persona sul lavoro. Mi spiego? Sul 3 di coppe ancora. La forza. Guarda, ti dico una cosa, però questa persona è molto onesta nei tuoi confronti, ha l'intenzione di recuperare, di vedersi, di stare insieme, questo mi stanno dicendo. Vediamo un po' cosa... Qua abbiamo i segni del Toro, Gemelli, Ariete, Leone, Sagittario, ehm, Capricorno come te, Vergine. Vediamo l'ultima carta dei Rider White, qual è? Cavaliere di coppe, vedi? Alla fine si farà perdonare, ci sarà un invito, quindi c'è un po' da attendere, da posticipare un incontro. Subito dopo ci sarà un invito. Credo che lavori fuori, ci sono responsabilità riguardanti il lavoro e quindi la necessità di mettere in equilibrio più cose. Sì. Puoi essere anche tu che hai delle tue responsabilità o non ti puoi incontrare. Mi spiego? Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Infatti c'è il momento della separazione in cui questa persona non può stare senza di te. Quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in 1000 modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie, tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Qua c'è una persona che effettivamente ha dei profondi sentimenti per te, che si può essere distratta, si può essere... ha cercato magari di non sentire le emozioni o può cercare di non sentire le emozioni, ma poi alla fine non può farne a meno. Cavaliere di coppe. Cos'altro? Il nostro è un amore infinito, sembra che stia per finire, ma poi ricomincia sempre, sì. C'è una continuità di questo amore. Cos'altro? E beh, poi c'è ti sposerò perché. Ma te l'ho detto con il Papa che qua si posticipa qualcosa, però un incontro, maggiore stabilità, magari non può dare stabilità subito questa persona o non può dare un incontro, magari lo state vivendo adesso, però c'è proprio la voglia di recuperare, lo vedi, no? Vediamo un po' cosa dice l'oracolo. Tagliar legna, spingersi al limite, sì, immaginare, assolutamente qua c'è la voglia di fare, di avere un inizio e dare libero sfogo a ciò che si sta immaginando. Cosa viene dopo immaginare? Girare in tondo, un nuovo ciclo, sì, e poi ti vedo felice.
Sì, assolutamente sì. C'è solo un piccolo intoppo qua che poi riprende la cosa, però va bene? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, detto questo io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.